Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i Tinseltown Tarot. Questo sarà un video a doppia variante, quindi avrete variante 1 e variante 2, tra le quali appunto potrete scegliere, proprio perché avrete notato che io appunto sul canale tendo ad alternare video a una variante o variante unica e video a doppia variante, ovviamente per cercare il più possibile di venire incontro appunto alle preferenze e gusti di ciascuno di voi. Quest'oggi appunto sarà un video a doppia variante. Quale sarà però appunto l'argomento di questo video? Ovviamente l'argomento è un argomento d'amore, ossia inerente alla vostra situazione sentimentale, cioè cercheremo di capire se inserite una nuova storia, una nuova frequentazione, se insomma ci sarà qualcuno che vi farà di nuovo battere il cuore e che ovviamente in qualche modo vi intrigherà particolarmente. Quindi se ci sarà qualcuno che per esempio inizierà a corteggiarvi, qualcuno che appunto vi accenderà un forte desiderio, ma anche ovviamente, perché no, un grande interesse e appunto magari dei nuovi sentimenti. Dunque cerchiamo di capire se ovviamente nell'immediato futuro o comunque ragazzi, come ripeto sempre, a seconda delle tempistiche identificate ovviamente dai singoli arcani, ebbene se in questo lasso di tempo appunto inizierete una nuova storia o conoscerete qualcuno di particolarmente interessante. Ovviamente però cerchiamo anche di dare uno sguardo approfondito al presente, cioè cerchiamo di capire se ovviamente c'è ad oggi qualcuno di interessato già a voi, perché no, magari qualcuno che sino ad ora non si è palesato, ma che in realtà è molto interessato a voi. D'accordo? Dunque cerchiamo di capire se andrete a vivere, vi ripeto, nell'immediato futuro comunque una nuova storia o una nuova frequentazione. Dunque, direi appunto che possiamo iniziare dalla prima variante e dunque per il principio di sincronicità iniziamo appunto a mescolare il mazzo dei Tinseltown Tarot per chi appunto scelga la prima variante. Ovviamente cerchiamo di capire se appunto per chi ha scelto questa prima variante è in arrivo una nuova storia e ovviamente una nuova frequentazione e vediamo chiaramente anche ovviamente con chi eventualmente è possibile questa nuova storia o questa nuova frequentazione. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, come sempre, allontaniamo dal tavolo di stesa ovviamente il resto del mazzo e come potete vedere appunto qui abbiamo tre carte, tre arcani ovviamente maggiori e minori con un quarto arcano in posizione ovviamente obliqua. Dunque, per quanto riguarda il primo arcano, quindi la prima posizione, ci occuperemo appunto del momento presente. Quindi cerchiamo di capire appunto nel presente se c'è già qualcuno di interessato a voi.
In posizione appunto obliqua cerchiamo di occuparci ovviamente degli ostacoli, cioè di che cosa effettivamente ostacola o di chi effettivamente ostacola la realizzazione appunto dei vostri sogni e desideri sentimentali. In terza posizione abbiamo appunto il futuro immediato, quindi a breve termine, e in quarta ed ultima posizione abbiamo appunto un futuro a lungo termine. Quindi sicuramente parliamo di qualche mese, tra qualche mese, d'accordo? Cerchiamo di capire appunto se ci sarà eventualmente un'evoluzione in ambito sentimentale. Dunque, iniziamo appunto con la prima posizione, ossia la posizione del presente. Cerchiamo appunto di capire se c'è già qualcuno di particolarmente interessato a voi. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 10 di coppe. Allora, la carta del 10 di coppe parla sicuramente di ammirazione. Sicuramente ci sono più chiaramente personaggi interessati a voi. 10 di coppe parla di una pluralità, quindi avete sicuramente diverse persone interessate comunque a voi. Persone che voi conoscete già e frequentate più o meno, diciamo regolarmente, nell'ambito della vostra quotidianità, perché il 10 di coppe parla di ambienti conosciuti al consultante e che il consultante frequenta in maniera assidua. Quindi, per esempio, possono essere amici, possono essere colleghi, che appunto vedete quotidianamente nell'ambito professionale, o comunque persone che fanno parte di ambienti che voi frequentate quasi praticamente quotidianamente. Cioè, per esempio, se vi allenate in una palestra, possono essere ovviamente altri sportivi che frequentano quella palestra. Ma il 10 di coppe parla anche di un ambiente casalingo, quindi potrebbero essere amici di famiglia che frequentano la vostra casa, per esempio amici di fratelli e sorelle o genitori, oppure potrebbero essere comunque conoscenti di vecchia data, quindi persone che già conoscete e che fanno parte del vostro ambiente quotidiano, del vostro entourage. Perché il 10 di coppe, vi ripeto, parla di famiglia, parla di casa, parla di ambiente domestico, parla di città in cui risiede e vive ovviamente il soggetto della stesa o il consultante. Dunque, ci sono delle persone, più di una vi ripeto, interessate ovviamente a voi e che vi ammirano. Cosa ammirano di voi? Un'altra caratteristica del 10 di coppe è la bellezza estetica, quindi l'avvenenza. È una carta di grado decimo che rappresenta appunto la completezza, la pluralità, ve lo dicevo poco fa. Quindi molte persone ammirano di voi, diciamo, una serie di caratteristiche, sia fisiche che anche comportamentali, che fanno parte di voi, del vostro modo di essere e di mostrarvi agli altri, che obiettivamente risultano particolarmente accattivanti. Quindi, innanzitutto il vostro aspetto estetico, che per una o più motivazioni colpisce, d'accordo? Ma anche quello charme, quel fascino che evidentemente in qualche modo traspare dai vostri stessi comportamenti. Cioè, le persone vi vedono come qualcuno di particolarmente appunto completo, cioè con delle caratteristiche molto positive, ottimali, sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista ovviamente fisico. Quindi siete agli occhi degli altri delle persone molto complete. Dunque, vi ripeto, piacete molto e a più persone che, vi ripeto, fanno parte del vostro ambiente quotidiano, quindi ambiente che voi frequentate quotidianamente, quindi persone che ovviamente vi vedono tutti i giorni o che hanno la possibilità comunque di incontrarvi sicuramente più volte nell'arco di una settimana
o comunque con una sorta di cadenza regolare, quindi non le classiche persone che si vedono per esempio oggi e poi tra 2 mesi e mezzo, no, cioè persone che vedete con una certa regolarità, vedete o sentite con una certa regolarità. Può essere anche il classico amico che diciamo nasconde dei sentimenti un po' più profondi rispetto ad una semplice amicizia. D'accordo? Qual è però un'altra caratteristica del 10 di coppe? La famiglia, appunto, l'ambiente casa, l'ambiente domestico. Quindi, ahimè, queste persone, non tutte, però alcune, potrebbero essere impegnate. Quindi avere già appunto una famiglia alle spalle, generalmente composta da una compagna o comunque un compagno e molto spesso anche dei figli. Quindi obiettivamente il 10 di coppe parla sì, sicuramente di, vi ripeto, più persone interessate a voi, ma attenzione, potrebbero essere persone non single, perché vi ripeto, il 10 di coppe parla appunto di famiglia, appunto di ambiente casa, ambiente casalingo, ambiente domestico, quindi persone già impegnate, d'accordo? Quindi obiettivamente si può comprendere la motivazione per cui magari ad oggi queste persone non si siano così in qualche modo aperte, diciamo, al dimostrarvi un desiderio, un sentimento, perché appunto sono persone ovviamente già impegnate. D'accordo? Però vi ripeto, qui ci sono tante persone, non una, diverse persone interessate a voi. Vi ripeto, per la vostra bellezza, per il vostro fascino, per quel quid in più che tutte le persone che vi circondano vi riconoscono rispetto ovviamente agli altri. Quindi questo denota, vi ripeto, stima e ammirazione da parte degli altri, non solo desiderio fisico, perché un 10 di coppe, ragazzi, non parliamo di bastoni. Quindi non ci sono tante persone, diciamo, affascinate dal vostro corpo, dalla vostra sensualità, dalla vostra bellezza, che desiderano in qualche modo consumare, diciamo, incontri pepati con voi. Parliamo di coppe, quindi persone che anche da un punto di vista interiore apprezzano molto il vostro modo di essere. Quindi questo è un dato, direi a mio avviso, particolarmente positivo, Quindi che non ci siano solo persone, diciamo, interessate alla sessualità. È chiaro che però, vi ripeto, potrebbero essere persone, ahimè, già impegnate, quindi con alle spalle una moglie, una fidanzata o comunque, diciamo, qualcuno che ufficialmente fa parte della loro vita sentimentale. D'accordo? E potrebbero anche avere già dei figli, Vediamo in questa posizione appunto obliqua, quindi questa seconda carta, appunto, gli ostacoli alla realizzazione dei vostri desideri sentimentali. E qui abbiamo il 9 di coppe. Allora, ragazzi, la carta del 9 di coppe ci parla ovviamente di una situazione, appunto coppe, quindi sentimentale, che richiede ancora un piccolo passo in più, diciamo, per arrivare ad una maggior consapevolezza e coscienza. Cosa vuol dire questo? È una carta di grado nono, quindi non appunto un 10 di coppe. Non rappresenta appunto la completezza, rappresenta ancora, diciamo, una situazione da migliorare. Ci siete quasi, ma c'è ancora un piccolo, diciamo, sforzo da fare in virtù di una maggior consapevolezza interiore per quanto riguarda i vostri reali desideri e aspettative. Il 9 di coppe parla di sicuramente, vi ripeto, un desiderio di coppe, cioè d'amore, che però molto spesso cozza, diciamo, si scontra con comunque delle spinte opposte che a volte si fanno sentire particolarmente, diciamo, imperanti nella vostra interiorità, al tenere a debita distanza comunque le altre persone, corteggiatori e l'amore. Quindi, se da una parte siete molto, diciamo, desiderose di amore, di sensualità, di romanticismo, però c'è qualcosa che ancora vi impedisce
diciamo, di progredire. Ed è una certa appunto diffidenza, una voce interiore che in qualche modo vi mette troppo, però, perché il 9 di coppe in questo caso viene in accezione negativa, quindi ovviamente come ostacolo, che appunto vi mette troppo in allerta, vi pone in una condizione di eccessiva diffidenza nei confronti dell'amore e quindi molto spesso rischia di farvi perdere delle ottime occasioni, cioè non vi fa arrivare alla meta. Cioè non ci sono in questo caso, diciamo, degli ostacoli concreti, pratici nella vostra vita che possano in qualche modo impedirvi di trovare la persona giusta o comunque di coltivare nuove conoscenze. O se non altro, l'ostacolo maggiore viene identificato dagli arcani facente parte della vostra interiorità, cioè di una sorta di disarmonia, diciamo, interiore che vi impedisce a volte di in qualche modo rivolgervi all'amore, comunque a nuove conoscenze, con un certo ottimismo e una certa positività. Quindi c'è un po' troppa diffidenza da parte vostra per quanto riguarda, diciamo, appunto le nuove conoscenze. Le carte di grado nono, infatti, spesso rappresentano la solitudine o comunque l'indipendenza eccessiva in questo caso, dettata appunto da malfidenza comunque nei confronti delle altre persone. Cioè fate fatica a volte a lasciarvi andare all'amore. Questo chiaramente a seguito di situazioni del passato spiacevoli, questo sicuramente, ma a volte il fardello del passato vi impedisce appunto di procedere lungo la vostra realizzazione. D'accordo? Quindi ci sono a volte degli atteggiamenti da parte vostra che tendono a tenere un po' troppo le altre persone a debita distanza o comunque in qualche modo a volte tendete ad isolarvi rispetto non alle conoscenze e alle amicizie, ma rispetto proprio all'amore. Cioè a volte avete un po' paura, forse anche proprio di soffrire, come già vi è capitato in passato, questo sicuramente. Però in questo modo si perdono appunto magari anche delle ottime occasioni in futuro e soprattutto anche la conoscenza di persone magari valide, che non appartengono al vostro passato. D'accordo? Quindi a volte purtroppo il passato vi condiziona interiormente, nell'emotività, perché parliamo del 9 di coppe. Quindi paure sicuramente lecite, ma che a volte possono rallentare l'evoluzione verso l'amore. D'accordo? Perché il 9 di coppe parla di successi, ma in questo caso in accezione negativa ritardati, rallentati, a causa, vi ripeto, di ricordi, di pensieri che possono magari disorientarvi, perché ci sono ancora delle ferite che arrivano dal passato e che spesso appunto tendono un po' ad allontanarvi, ad isolarvi rispetto all'amore. D'accordo? Quindi in questo caso è il passato che va archiviato, perché il passato è passato. E dunque si tratta in questo caso di avere uno sguardo più positivo nei confronti del futuro. E perché no, ovviamente anche partendo dal presente. Quindi il 9 di coppe in accezione negativa vi consiglia proprio di aprirvi con maggior ottimismo nei confronti del futuro. Perché vi ripeto che con questo 10 di coppe persone realmente interessate a voi ci sono, a prescindere che siano più o meno impegnate, ma ci sono. Persone disposte a conoscervi ci sono. Persone che vi stimano, che vi ammirano, non soltanto che vi desiderano, ci sono. Quindi spetta a voi in questo momento cercare di
guardare oltre le vostre ferite interiori. In terza posizione abbiamo il futuro immediato, ossia appunto entro breve tempo, quindi qualche giorno, qualche settimana, cerchiamo appunto di capire se ci sarà appunto una nuova frequentazione, con chi ovviamente e di che tipo sarà eventualmente appunto questa frequentazione. Vediamo un po', e qui abbiamo un paggio di spade. Allora, il paggio di spade è sicuramente un'energia maschile giovane. Generalmente i paggi hanno un'età anagrafica che non supera i 30, al massimo 35 anni di età. Il paggio di spade è una persona che fa già parte del vostro presente. Quindi non è una persona nuova. Perché vi dico questo? Perché vedete, il paggio di spade osserva e osserva da lungo tempo. È l'unico dei 4 paggi che non è in movimento. Perché? Perché tende in qualche modo ad essere molto diffidente, come voi, nei confronti dell'amore e nei confronti dell'altro. È una persona che tende troppo a razionalizzare, appunto spade, l'amore, i sentimenti, quello che prova, e dunque è una persona che non vuole confrontarsi con, in qualche modo, diciamo, un rifiuto piuttosto che un abbaglio. Cioè non vuole sbagliare questa persona. E quindi, ovviamente, tende a voler tenere un po' troppo però sotto controllo la situazione. Quindi è una persona che sicuramente vi osserva da molto tempo, è una persona che, spade ovviamente, è molto attratta da voi, è una persona che è anche gelosa di voi, quindi è una persona che in qualche modo teme la presenza di rivali o potrebbe averli già notati, ed è una persona che in qualche modo sta pensando a come potersi muovere per poter avere un approccio più diretto, ovviamente, nei vostri confronti, perché i paggi parlano ovviamente sempre di comunicazioni. Quindi è una persona che vorrebbe chiamarvi di più, vorrebbe sentirvi di più, vorrebbe in qualche modo invitarvi, per esempio, anche per un'uscita galante, ma ovviamente il paggio di spade, vi ripeto, parla di qualcuno che vuole andarci con i piedi di piombo, quindi è una persona che teme o il rifiuto oppure comunque in qualche modo di incappare in un grave errore. Quindi vuole prima valutare bene voi, l'interesse che voi possiate ovviamente avere per lui, quindi nel caso in cui voi possiate o meno ricambiare il suo interesse, vuole cercare di capire se voi siate o meno single, cioè vuole un po' capire qualcosa in più di voi per, vi ripeto, non commettere errori. È una persona che non vuole soffrire, come tutti i personaggi di spade, è una persona che teme la sofferenza d'amore. Quindi i personaggi di spade, ragazzi, non sono persone che non hanno cuore, ce l'hanno e come, ma temono di farlo soffrire. E quindi molto spesso agiscono e reagiscono con una certa freddezza all'amore, ma non perché magari non ricambino i sentimenti del consultante, ma perché temono di soffrire. E di conseguenza, in maniera diciamo un po' egoistica, tendono in qualche modo a rallentare la situazione. Ecco, il paggio la rallenta parecchio, perché si muove molto lentamente, anzi direi che proprio fino ad ora questa persona non si è mai mossa, e preferisce spiare, preferisce osservare. Quindi potrebbe essere una persona che, per esempio, vi spia sui social, pur potendovi magari parlare, però preferisce magari osservare quello che magari postate, le vostre idee, il vostro modo di porvi, piuttosto che arrivare al dunque, quindi magari parlarvi vis-à-vis. Ha un atteggiamento un po' particolare, però obiettivamente lo fa come una sorta di autodifesa, perché appunto teme questa persona terribilmente di soffrire.
Però vi ripeto, è una persona che vi tiene d'occhio già da molto tempo, ma è molto diffidente, quindi non si fida tanto di voi, ma neanche evidentemente delle persone che vi circondano, cioè vuole capire se ci possa essere o meno un rivale, che ovviamente possa essere e che tipo di rivale possa essere. Il paggio di spade potrebbe appartenere, come aggancio astrologico, ad uno dei 3 segni d'aria, quindi Acquario, Bilancia e Gemelli, oppure averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di uno di questi 3 segni, o anche di più di uno di questi 3 segni, nel proprio tema natale e nei punti strategici che in qualche modo vanno a strutturare la personalità di un individuo, ossia 4 pianeti: Venere, Luna, Marte e Mercurio. Cioè potrebbe, per esempio, avere Venere e Mercurio in Acquario e ascendente in Gemelli. È un esempio per farvi capire che c'è una forte presenza, soprattutto nei punti strategici, dei segni d'aria. È sicuramente un individuo molto intelligente, quindi una persona brillante, intelligente, che però, quando riguarda i sentimenti, tende ad avere qualche falla di troppo, ma perché ha paura di soffrire. Cioè, evidentemente il suo tallone d'Achille sono i sentimenti. Ecco perché è una persona che procede così lentamente. Però, ovviamente, novità positiva è che comunque conta di fare quel piccolo, mi raccomando, piccolo passo in più, ma se non altro farlo. Quindi aspettatevi a breve sicuramente una comunicazione da parte di questa persona, un messaggio, una telefonata o magari un modo diverso di salutarvi che sino ad ora questa persona non ha adottato, quindi un piccolo passo in più che però vi farà comprendere che questa persona è interessata a voi. Quindi c'è un piccolo passo in più che ovviamente porterà voi a rendervi conto che questa persona in qualche modo vuole allacciare con voi una comunicazione o comunque un rapporto diverso rispetto a quello che è stato sino ad ora. Quindi questa persona si paleserà, d'accordo? Quindi aspettatevi, vi ripeto, un messaggio, una comunicazione da parte di questa persona, che potrebbe appunto invitarvi, per esempio, per un caffè, per una pizza, o comunque darvi in maniera molto più chiara e concreta l'idea del suo interesse nei vostri confronti. Però, vi ripeto, non aspettatevi sicuramente una serenata, non aspettatevi particolare calore, perché il fante di spade, quindi il paggio di spade, parla comunque di una persona pur sempre diffidente e guardinga. Quindi non si aprirà del tutto questa persona, diciamo, a grandi esternazioni. Vi farà capire qualcosina in più. Qui c'è un piccolo passo, ma piccolo. D'accordo? Però vi ripeto, il paggio parla comunque di tempistiche direi piuttosto veloci, quindi sicuramente entro qualche settimana questa persona vi farà capire che è interessata, vi ripeto, a voi. Un interesse che ovviamente partirà inizialmente da un punto di vista comunicativo, quindi non è un fante di bastoni, cioè non è una persona che in qualche modo vi farà capire immediatamente di essere attratto da voi e di voler in qualche modo consumare, diciamo, un incontro, d'accordo? Però, vi ripeto, il fante di spade parla di notizie e anche sorprese, cioè comunque questo piccolo passo, seppur piccolo, vi farà sicuramente molto piacere, da parte di questa persona, che intelligentemente riuscirà a superare, diciamo, tutte le difficoltà e quindi anche eventuali paure o rivali. Però, vi ripeto, rimane pur sempre una persona molto prudente e ovviamente
una persona molto discreta. Quindi vi ripeto, non aspettatevi comunque un comportamento particolarmente eclatante, se non altro però quel passo in più importante. D'accordo? Dunque, arriviamo appunto all'ultima posizione, quindi quarta carta, e ovviamente cerchiamo di capire come procederà ovviamente la vostra vita sentimentale, se quindi si aprirà una vera e propria storia, magari proprio con questo paggio di spade. Vediamo un po'. Sì, ovviamente, perché qui abbiamo il 10 di bastoni, quindi sì, sicuramente nascerà una storia, quindi una nuova frequentazione, ma procedendo step by step, perché appunto è un 10 di bastoni. Che cosa significa? Le carte di grado decimo rappresentano la chiusura di un ciclo, quindi l'aprirsi al nuovo. Dunque, il 10 di bastoni parla di successo, sicuramente, ottenuto però chiaramente dopo essersi conosciuti bene, dopo aver affrontato, anzi riaffrontato, le sofferenze del proprio passato e dopo averle messe definitivamente alle proprie spalle, quel 9 di coppe di cui vi parlavo. Questa situazione però non riguarderà soltanto voi, ma anche l'altra persona, perché ovviamente qui c'è l'arrivo, vi ripeto, di notizie e di un corteggiatore che si farà sempre in qualche modo più presente, ovviamente, nella vostra vita, dimostrandovi tutto il suo interesse. Però, vi ripeto, sicuramente in questo caso si dovrà procedere ovviamente per gradi, perché entrambi siete due diffidenti. Come vi dicevo appunto poco fa, voi con questo 9 di coppe in accezione negativa e lui da paggio di spade. Quindi entrambi accetterete di appunto iniziare questa nuova storia, questa nuova frequentazione, ma ovviamente procedendo per gradi a seguito comunque di una attenta conoscenza giorno per giorno, incontro dopo incontro, comunicazione dopo comunicazione. Cioè qui non abbiamo un asso di coppe, quindi non inizierete subito una storia, ma entrambi cercherete di prendere i contorni, ovviamente l'uno dell'altra, proprio per cercare di capire chi avete di fronte a voi. Quindi farete un po' fatica entrambi in qualche modo a dover rinunciare a questa sorta di diffidenza difensiva nei confronti del nuovo e nei confronti dell'amore. Ci riuscirete? Assolutamente sì. Abbatterete, diciamo, queste difficoltà provenienti da ferite del passato che sia in voi che in lui sono ancora presenti. Ma, vi ripeto, con il 10 di bastoni ci riuscirete dopo un certo cammino. Un cammino che farete insieme, ma anche individualmente. Perché il 10 di bastoni parla della necessità proprio di lavorarci su, di disciplina, di buona lena, di impegno. Cioè il 10 di bastoni, ragazzi, parla proprio di un impegnarsi in maniera costante proprio per quanto riguarda una nuova conoscenza. Quindi impegnandosi, frequentandosi, incontrandosi, vedendosi e conoscendosi meglio, questa storia arriverà all'apice del successo, perché il 10 di bastoni parla proprio di grande successo. Questa sarà una storia che porterà anche sicuramente al cancellare un periodo magari confuso, magari difficile da un punto di vista sentimentale, cioè sarà una vera e propria ventata d'aria fresca, di buon umore. E vi viene consigliato di non lasciarvi sfuggire proprio un'occasione del genere. Quindi anche magari le pene che vi portate dentro dal passato verranno molto alleggerite da questa nuova conoscenza. I vostri problemi troveranno soluzione.
persone del passato che in qualche modo vi hanno deluso, ferito, sicuramente verranno cancellate, ma grazie proprio a questo cambiamento, a questo chiudere appunto un ciclo, come vi dicevo poco fa, a cui andrete incontro sia voi che anche lui, perché vi ripeto che anche lui, come paggio di spade, è sicuramente una persona che ha vissuto un passato non del tutto semplice. Quindi obiettivamente l'incontrarvi servirà ad entrambi. Quindi questo iniziare appunto una nuova storia, una nuova frequentazione, però non in qualche modo accelerando, quindi non percorrendo i tempi, aiuterà evidentemente entrambi comunque a sciogliere delle ritrosie e a dedicarvi in maniera molto più positiva finalmente all'amore. Ma soprattutto è il passato che andrete a cancellare e a mettere finalmente da parte, perché vi ripeto è una carta di grado decimo che rappresenta proprio, diciamo appunto, il cancellare delle situazioni del passato molto negative per ovviamente aprirsi completamente ad un nuovo presente, ma anche, perché no, ad un nuovo futuro. E con questa persona, ragazzi, il futuro ci sarà assolutamente sì, perché sicuramente 10 di bastoni parla proprio, vi ripeto, di successo, quindi di vantaggio, parla di evoluzione, parla quasi di un vero e proprio cambiamento di vita, proprio a seguito della conoscenza di questa persona, che vi permetterà anche di alleggerire proprio il vostro animo. Quindi ci sarà un miglioramento, ma non soltanto da un punto di vista sentimentale ed erotico, perché parliamo di bastoni, ma anche in particolar modo da un punto di vista interiore, cioè voi vi sentirete finalmente alleggeriti. D'accordo? Quindi sarà veramente un momento molto importante della vostra vita, questo sicuramente. Quindi il 10 di bastoni parla di un successo, parla comunque, vi ripeto, di progetti realizzati, ma realizzati dopo essersi impegnati. D'accordo? Dopo in qualche modo degli sforzi che verranno sicuramente premiati, sforzi che riguardano innanzitutto il guardarsi dentro e quindi l'andare proprio a risolvere delle questioni sentimentali inerenti al passato, che ovviamente devono essere in qualche modo eliminate. Anche, vi ripeto, proprio delle paure, delle apprensioni in riferimento al futuro, causate però, vi ripeto, da un passato che non è stato sicuramente facile. D'accordo? Quindi qui c'è proprio un percorso. Chi ha scelto la prima variante avrà di fronte a sé un percorso che non sarà solo di tipo sentimentale ed erotico ovviamente, ma anche interiore. Cioè la conoscenza con questa persona, o comunque l'andare ad approfondire il rapporto con questa persona, prima ancora che essere realmente una storia d'amore, sarà proprio l'occasione karmica per guardarvi dentro e quindi in qualche modo proprio, vi ripeto, per lenire quelle sofferenze, quelle pene e anche ovviamente quella diffidenza che in qualche modo ci si porta dal passato. Per quanto riguarda ovviamente le tempistiche, in 10 di bastoni, come ovviamente le ultime carte numerali dei bastoni 7, 8, 9, 10 di bastoni, ci parla ovviamente di tempistiche comunque relativamente veloci, che ovviamente sono inerenti generalmente all'ultima decade di un mese, ossia in particolar modo del mese in cui voi appunto andrete a vedere il video. Ad esempio, nel caso in cui appunto voi vediate questo video in questi primi giorni di gennaio, ovviamente questa svolta importante e dunque l'approfondire la conoscenza con questo paggio ovviamente si avrà entro fine gennaio o comunque entro 30 giorni, quindi grosso modo un mese, rispetto ovviamente al momento in cui si va a vedere, ad ascoltare appunto video e stesa. D'accordo? Dunque, vi ripeto, comunque con tempistiche direi piuttosto veloci, sicuramente
Qui ci sarà proprio un'evoluzione sentimentale molto importante che però, ragazzi, vi ripeto, sarà un vero e proprio cambiamento anche interiore per quanto riguarda proprio il vostro approccio all'amore. Quindi diciamo che l'incontro, comunque la conoscenza con questo paggio sarà una conoscenza direi propedeutica in funzione appunto di un miglioramento anche del vostro stesso modo, diciamo, di rapportarvi all'amore, che diventerà straordinariamente molto più aperto e ovviamente più positivo proprio riguardo appunto all'amore. Chiaramente 10 di bastoni parla anche di incontri, quindi incontri ovviamente fisicamente, eroticamente anche molto importanti, e dunque andrete a vivere appunto diciamo questo nuovo rapporto come anche una sorta di evoluzione non soltanto spirituale ma anche fisica, proprio perché andrete ad abbattere anche evidentemente alcuni tabù dal punto di vista erotico che sino ad ora hanno magari caratterizzato appunto la vostra vita affettiva. Quindi diciamo andrete a sperimentare anche eventualmente un nuovo modo di godere, di vivere la passione, d'accordo? Quindi effettivamente qui andrete proprio incontro veramente ad un giro di boa, qui si chiuderà proprio un ciclo ovviamente della vostra vita, grazie anche e soprattutto proprio a questa conoscenza che procederà appunto step by step con questo paggio di spade, che ovviamente vi permetterà di conoscere meglio non soltanto lui, ma anche ovviamente voi stessi. Dunque, questa stesa termina qui, una stesa molto positiva e direi anche molto importante, molto profonda proprio per quanto riguarda non soltanto appunto l'amore, ma anche la vostra stessa interiorità. Dunque, come sempre, io vi ricordo di mettervi ovviamente come priorità, di aprirvi comunque con ottimismo all'amore, perché qui c'è e arriverà comunque, vi ripeto, un amore o comunque una bella frequentazione e ovviamente come sempre buona fortuna, buoni incontri e soprattutto a presto. E dunque possiamo appunto passare alla seconda variante. Dunque per il principio di sincronicità, per chiunque appunto di voi scelga appunto la seconda variante, cerchiamo appunto di capire se è in arrivo ovviamente nella vostra vita sentimentale una nuova conoscenza e soprattutto cerchiamo di capire se ad oggi già c'è qualcuno di particolarmente interessato a voi. Dunque cerchiamo di capire se a breve termine ovviamente o comunque per quanto riguarda uno sguardo più distante nel futuro ci sarà appunto una nuova storia e una nuova frequentazione per voi. Vediamo un po', per chiunque appunto abbia scelto la seconda variante. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, allontano ovviamente come sempre dal tavolo di stesa ovviamente il resto del mazzo e appunto come potete vedere qui abbiamo 4 carte, dunque 4 posizioni ovviamente ben distinte. Dunque, in prima posizione abbiamo appunto il presente, cioè cerchiamo di capire se appunto ad oggi ci sia qualcuno, per esempio, già di particolarmente interessato a voi. In posizione appunto obliqua, chiaramente gli ostacoli, cioè tutto ciò che in qualche modo vi impedisce di realizzare i vostri sogni e i vostri desideri erotico-sentimentali. In terza posizione il futuro appunto a breve termine, quindi tra qualche settimana ovviamente
qualche giorno, grosso modo, se ci saranno appunto delle novità in ambito sentimentale. Quarta ed ultima posizione, cerchiamo appunto di capire se appunto ci saranno delle novità e appunto anche l'inizio di una nuova conoscenza ed eventualmente storie in un futuro diciamo più distante. Quindi cerchiamo di capire anche tra qualche mese come procederà ovviamente la vostra vita sentimentale. Dunque, iniziamo dalla prima posizione e ovviamente cerchiamo appunto di capire se c'è già ad oggi qualcuno di interessato a voi. E qui abbiamo il 7 di spade. Sì, c'è qualcuno di interessato a voi, però attenzione perché è qualcuno di non molto sincero. Parliamo di spade. Quindi molta attrazione fisica, quindi una persona fortemente attratta da voi, una persona però che potrebbe avervi nascosto qualcosa inerente alla sua vita. Cioè il 7 di spade, vedete, parla di chi nasconde, di chi cela, di chi va a trafugare qualcosa. Quindi potrebbe essere una persona che, per esempio, come accade molto spesso, finge di essere single ma non lo è, oppure comunque una persona che è sicuramente interessata a voi, ma solo ed unicamente da un punto di vista fisico, perché appunto parliamo di spade, spade e bastoni rappresentano ovviamente maggiormente l'elemento fallico, di conseguenza chiaramente si rifanno proprio alla sessualità. Quindi potrebbe, diciamo, in qualche modo celare questa, diciamo, sua intenzione primaria, se non addirittura unica, nascondendosi appunto in qualche modo dietro al dito delle sofferenze del passato o addirittura in qualche modo fingendo, diciamo, dei sentimenti che in realtà questa persona potrebbe non provare. Quindi sì, ad oggi c'è una persona interessata a voi, una in particolare, però attenzione perché, vi ripeto, è una persona che molto spesso tende a mentire. Quindi una persona che è interessata a voi da un punto di vista fisico sicuramente, perché è una persona che, vi ripeto, è molto attratta da voi ed è una persona che in qualche modo, diciamo, non vede l'ora di consumare un incontro con voi anche in maniera molto esplicita, però in maniera nascosta, perché è il 7 di spade, che parla appunto del nascondimento, parla di tutto ciò che in qualche modo è celato. Quindi è una persona che pur essendo, vi ripeto, molto interessata a voi, attenzione perché potrebbe non essere una persona single. Potrebbe essere una persona che in questo momento è interessata a, diciamo, conoscervi, ma in qualche modo a farlo sotto, diciamo, mentite spoglie, quindi appunto fingendosi single, oppure in qualche modo volendo portare avanti il vostro rapporto unicamente come un rapporto segreto e clandestino, senza alcuna intenzione di chiudere con la compagna ufficiale. D'accordo? Quindi è una persona che prova molto desiderio nei vostri confronti, è una persona che ha molte speranze nei vostri confronti, quindi spera di riuscire ad attirarvi, diciamo, a sé, però ahimè è una persona che usa dei metodi, dei mezzi, vedete, non puliti. Quindi non è una persona che cerca di in qualche modo agganciare la vostra attenzione nei suoi confronti facendo il brillante o comunque corteggiandovi, non è il cavaliere di coppe, è una persona rappresentata dalla carta del 7 di spade, quindi una persona che potrebbe anche per esempio addirittura mentire sulla propria professione e professionalità, magari fingere uno status sociale, economico che non gli appartiene, quindi non deve essere per forza una persona impegnata, potrebbe essere una persona, diciamo, economicamente in un momento di difficoltà e fingere invece di possedere molto denaro, proprio per cercare in qualche modo di far bella figura nei vostri confronti, pensando che magari per voi sia una priorità, per esempio, il denaro. Quindi
potrebbe essere appunto una persona che tende, vedete, in qualche modo a mostrare successivamente, solo successivamente, ovviamente un secondo reale volto, d'accordo? Quindi sicuramente è una persona che non ama la sincerità, comunque è una persona che tende a voler celare, a voler nascondere, magari anche qualcosa di cui si vergogna, per carità, però ovviamente non è una persona che si presenta, diciamo, con valore in primo ordine la sincerità. Vi ripeto, è una persona che ha grandi speranze nei vostri, ovviamente, confronti. E il 7 di spade, quindi una persona che comunque vi spia parecchio, quindi è una persona che voi già conoscete, che fa parte comunque delle vostre conoscenze. Non è necessariamente una persona che vedete quotidianamente o che in qualche modo fa parte delle vostre amicizie o del vostro ambito professionale. Potrebbe essere anche una persona che voi vedete saltuariamente, ma che obiettivamente comunque vi tiene d'occhio. Potrebbe per esempio far parte del mondo social, quindi una persona che comunque non vi perde ovviamente d'occhio e lo sta facendo da diverso tempo. Ha speranza in qualche modo di poter allacciare o riallacciare eventualmente un rapporto con voi. È una persona che ha intenzione di impegnarsi a fondo, ma vi ripeto, di comunque utilizzare spesso metodi non del tutto puliti, raccontando a volte qualche menzogna di troppo. D'accordo? Quindi vi ripeto, è sicuramente un personaggio particolare che ovviamente ha intenzione di concretizzare con voi questo, diciamo, suo desiderio, cioè non è una persona che vuole rimanere in attesa a lungo, ha intenzione di agire, perché il 7 di spade è una carta appunto di grado settimo che parla proprio di azione concreta nei confronti ovviamente del consultante. Però attenzione, nel caso in cui questa persona si palesi a voi, a ciò che vi dirà, perché potrebbe non essere proprio tutto del tutto vero. D'accordo? Quindi qui c'è una persona interessata a voi, però potrebbe essere una persona non del tutto sincera. Per quanto riguarda l'aggancio astrologico, parliamo di spade, quindi potrebbe appartenere ad uno dei 3 segni d'aria, gemelli, bilancia o acquario, oppure averne l'ascendente, sempre ovviamente in uno di questi 3 segni d'aria, oppure comunque avere una forte presenza appunto di segni d'aria nel proprio tema natale e ovviamente nei 4 pianeti che strutturano la personalità, quali sono Venere, Luna, Marte e Mercurio. Vi faccio un esempio, potrebbe avere in questo caso in particolar modo Mercurio e Venere in Gemelli e ad esempio ascendente in Acquario. Quindi una persona molto intelligente, una persona molto furba, una persona molto brillante, molto attenta ovviamente, ma che potrebbe appunto raccontare qualche piccola menzogna di troppo. Sicuramente non ovviamente per danneggiarvi, per arrivare al suo scopo, quindi per ottenere ciò che vuole, cioè voi. E soprattutto, vi ripeto, un approccio fisico importante. Però chiaramente non è la classica persona che preferisce, diciamo in qualche modo, agire sfruttando sempre l'onestà e la lealtà. D'accordo? Oppure, vi ripeto, potrebbe essere tranquillamente una persona impegnata che finge di essere single o che in qualche modo potrebbe raccontarvi di essere in un momento di crisi con la compagna ufficiale, crisi che in realtà non c'è. D'accordo? Quindi qui c'è una persona interessata a voi, parecchio, una persona che vi tiene d'occhio da diverso tempo, una persona molto furba, una persona molto attratta da voi, che ha tutte le intenzioni di conquistarvi, ma che ahimè non usa sempre mezzi del tutto puliti. D'accordo? Ma è una persona che ha intenzione di in qualche modo palesarsi a breve nei vostri confronti, quindi non rimarrà ferma questa persona, anche se ovviamente l'attesa sino ad ora ovviamente non l'ha spaventata, proprio perché doveva tenere d'occhio la situazione. Quindi è una persona che pensa molto, spade, quindi ha un mentale particolarmente
significativo, importante, che guida ogni sua azione, quindi non è assolutamente una persona spontanea, assolutamente. Vediamo però ovviamente ragazzi in posizione di ostacolo, quindi in questa seconda posizione, che cosa ostacola la vostra vita affettiva. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 9 di pentacoli, proprio come nella variante precedente, la diffidenza, e ovviamente in questo caso, per quanto riguarda in particolar modo ovviamente questo 7 di spade, fate bene. Quindi 9 di pentacoli parla proprio, appunto, molto spesso di un allontanarvi consapevolmente, coscientemente, diciamo, dalle nuove conoscenze e ovviamente a volte rimanendo anche a debita distanza rispetto all'amore. Quindi molto spesso sicuramente agite con una certa lentezza, perché parliamo appunto di pentacoli, e non vi lanciate o comunque non vorrete più lanciarvi, diciamo senza paracadute, per quanto riguarda appunto nuove conoscenze. Cioè, in poche parole, non vi fidate ovviamente più delle persone e ovviamente dell'amore. Il 9 di denari in accezione negativa parla appunto della truffa, della frode, quindi temete in qualche modo di cadere vittime appunto di insidie, di eccessivi rischi, ma anche di cattivi consigli per quanto riguarda per esempio amicizie che potrebbero spingervi a nuove conoscenze, ma di cui voi diffidate. Cioè ragazzi, il 9 di denari parla di chi non ne può più, di mete irrealizzabili, di castelli in aria, di tante parole, tante belle parole che però poi non si concretizzano. Quindi volete appunto pentacoli, cioè concretezza, ma ovviamente siete ben consapevoli che persone disposte a darvi questa concretezza ce ne sono veramente ben poche, perché necessita di una maturità che oggigiorno, ahimè, è veramente poco diffusa. Quindi voi avete bisogno di chi fa sul serio, pentacoli, di chi agisce concretamente, di chi decide di volervi e volere solo voi. Siete stanche di situazioni appunto poco chiare, di menzogne, di persone impegnate che si fingono in qualche modo in crisi. Avete bisogno di verità, avete bisogno di concretezza, avete un forte desiderio di cambiamento derivato, vi ripeto, da un passato legnoso che non vi ha portato a granché. Quindi sicuramente in questo momento cercate e cercherete di prestare attenzione a qualsiasi situazione per voi sia particolarmente ambigua, e fate bene, vi ripeto, soprattutto alla luce di questo 7 di spade. Sarete molto, vi ripeto, attente, molto furbe e cercherete di carpire delle verità che sicuramente le persone che avrete ovviamente di fronte cercheranno invece di celarvi. Cercherete di prestare attenzione anche ai colpi avversi della sorte, perché non vi fidate neanche più del karma e del destino, in ambito sentimentale. Ma questo non vi impedirà di continuare a sperare e a sognare, perché sapete che prima o poi i vostri ideali, i vostri desideri troveranno piena realizzazione. Però ovviamente per il momento avete ancora, diciamo, quella sensazione di diffidenza, vi ripeto, nei confronti di chiunque in qualche modo si avvicini a voi. Ma perché, vi ripeto, avete bisogno di concretezza, siete stanche di tante promesse, di tante parole che poi ovviamente non vengono mantenute e non sono state mantenute. Avete bisogno di persone sagge, di persone forti, di persone coraggiose, di persone mature che ovviamente si pongano in maniera altrettanto coraggiosa nei confronti dell'amore. Quindi sicuramente avete anche voi, come chi ha scelto la prima variante, bisogno di chiudere un ciclo per in qualche modo iniziare un ciclo completamente nuovo, soprattutto
con persone completamente diverse rispetto alle persone del passato. Però in questo caso, proprio rispetto alla variante precedente, avete bisogno in qualche modo anche proprio di maggior concretezza. Parliamo di pentacoli, anche di una sessualità che ovviamente sia molto più accesa rispetto a quello che avete vissuto sino adesso, cioè avete proprio bisogno di fuoco, di passione, vi ripeto, di concretezza, di verità, di chi vi faccia perdere proprio la testa, perché avete bisogno, vi ripeto, di toccare proprio con mano appunto l'amore e le gioie ovviamente dell'amore, d'accordo? Dunque, vi ripeto, in questo caso diciamo la vostra diffidenza e comunque l'andarci lentamente con i piedi di piombo è comunque comprensibile, vi ripeto, e soprattutto porterà ad una maggiore attenzione e prudenza nei confronti del futuro. Quindi sicuramente riuscirete a coprirvi bene le spalle. Quindi anche se in questo caso il 9 di pentacoli mi viene in posizione di ostacolo, perché ahimè tende un po' a rallentare le situazioni, però vi ripeto, vi servirà, sarà uno scudo protettivo importante nei confronti di chiunque in qualche modo voglia prendervi in giro o comunque illudervi. Vediamo ora ragazzi in terza posizione ovviamente il futuro a breve termine, quindi qualche giorno, qualche settimana, cerchiamo di capire appunto se ci saranno delle novità in amore e ovviamente di che tipo. Vediamo un po'. E qui abbiamo una carta meravigliosa, ossia la carta del mondo. Allora, ci saranno e come, ovviamente, delle novità. Tra l'altro, la carta del mondo parla addirittura di un incontro completamente nuovo, quindi riuscirete ad arginare questo 7 di spade, questo individuo così negativo, riuscirete a metterlo da parte, lo allontanerete, quindi non c'è alcuna possibilità che questa persona in qualche modo possa illudervi o comunque avvicinarsi a voi, perché come vi dicevo proprio con questo 9 di pentacoli, ovviamente agirete in maniera molto attenta e soprattutto cercando di difendere voi stessi, ovviamente il vostro cuore, e ce la farete. E la carta del mondo appunto ci va a confermare questa situazione, perché è una carta molto bella e che parla finalmente di una nuova conoscenza. Quindi il mondo parla effettivamente dell'arrivo di una nuova persona che ad oggi ovviamente non fa parte, vi ripeto, delle vostre conoscenze. Direi l'incontro per eccellenza, perché il mondo ci parla di un incontro importante che diventerà qualcosa di molto importante. Quindi parla di appagamento, parla di soddisfazione, anche da un punto di vista pratico, quindi anche da un punto di vista erotico. Voi andrete proprio a realizzare i vostri desideri e proprio questo bisogno di concretezza di cui vi parlavo appunto con il 9 di denari. Quindi vi ripeto, il mondo è una carta bellissima che rappresenta appunto il completamento, ovviamente, di tutti i vostri sogni, la realizzazione piena dei vostri desideri. Ma il mondo è anche il 21esimo arcano maggiore, quindi l'ultimo arcano maggiore, quindi la chiusura di un ciclo appunto per aprirvi ad una nuova vita. Quindi vi ripeto ragazzi, di fronte a voi si aprirà un nuovo cammino, il passato verrà completamente cancellato, anche questo personaggio appunto rappresentato da questo 7 di spade che non arriverà assolutamente a nuocervi, il negativo verrà completamente lasciato alle spalle, davanti a voi avrete il vostro cammino libero, vi ripeto, da rivali, negatività, imbroglioni e potrete realizzare tutto ciò che vorrete. Ma vi ripeto, vi si apre completamente un nuovo cammino di vita. D'accordo? In amore può rappresentare, diciamo, una relazione che giunge al termine, nel caso appunto in cui voi abbiate comunque ad oggi una frequentazione, quindi andrete proprio a chiudere appunto questa frequentazione, questa storia, per aprirvi ad una nuova relazione, quindi ricomincerete sicuramente con un nuovo partner. Quindi
La carta del mondo parla di un'unione felice, duratura, protetta e voluta dal karma, con una persona che voi sentirete completamente, interamente, perfettamente complementare a voi, vi ripeto, proprio una sorta di anima gemella. Una persona che vi darà tutto ciò di cui sino ad ora siete state carenti, perché non siete state soddisfatte. Quindi la carta del mondo rappresenta una sorta di colpo di fulmine che vi aprirà però ad un nuovo ciclo di vita. Quindi una sorta anche di ricompensa di situazioni pesanti che arrivano direttamente dal passato. È la storia per eccellenza, è, diciamo, la storia voluta dal karma. La persona determinante che vi permetterà appunto un nuovo percorso di vita. E qui si aprirà una vera e propria storia rispetto alla variante precedente. Qui c'è proprio la nascita di una vera e propria storia d'amore. Per quanto riguarda, ragazzi, l'aggancio astrologico, la carta del mondo è legata appunto al segno zodiacale del Toro e quindi ovviamente al periodo della primavera. Quindi sicuramente la carta del mondo è una carta che ha comunque tempistiche, diciamo, brevi, quindi questo incontro può avvenire grosso modo tra un minimo di poche settimane, 3 settimane circa, ad un massimo di 3 mesi. Obiettivamente, in effetti, essendo nel mese di gennaio, chiaramente la carta del mondo può essere proprio inerente alla primavera. Di conseguenza, vi ripeto, aspettatevi entro, vi ripeto, un minimo di 3 settimane, massimo di 3 mesi, in particolar modo, ovviamente, il periodo della primavera, questo incontro. Un incontro che sarà assolutamente decisivo. Con una persona, anzi direi con la persona obiettivamente giusta per voi. Il mondo rappresenta però ovviamente non un rapporto che si esaurirà successivamente alla conoscenza, perché in realtà parla di un rapporto che invece metterà basi e radici, quindi un vero e proprio rapporto d'amore. D'accordo? Quindi sicuramente entro, grosso modo, i prossimi 3 mesi, in particolar modo la primavera e con maggior energia positiva il mese di maggio e i giorni di lunedì e venerdì, questo incontro sarà assolutamente possibile e foriero di un futuro meraviglioso in amore. D'accordo? Quindi, finalmente qui ci sarà la persona giusta che, vi ripeto, andrà a completarvi. Il mondo parla anche, vedete, dell'estero. Quindi potrebbe essere una persona o non di nazionalità italiana, oppure una persona nata all'estero, con ovviamente cittadinanza italiana, oppure una persona che viaggia molto, ovviamente, e che lavora con l'estero o all'estero, o che vive da diverso tempo all'estero. D'accordo? Quindi sicuramente una mente eclettica, una persona molto intelligente, di grande apertura mentale, una persona di grande cultura, che ama conoscere, vedete, tutti i vari punti di vista. Quindi una persona che saprà anche offrire a voi un nuovo punto di vista sull'amore e sulla realtà. Come potete anche notare dall'arcano stesso, ai 4 angoli, ovviamente, della carta del mondo, abbiamo appunto il riferimento all'angelo, al toro, al leone e all'aquila. Quindi rispettivamente, ovviamente, al segno dell'acquario, del toro, del leone, ovviamente, e dello scorpione. Quindi questa persona che andrete a conoscere potrebbe appunto appartenere ad uno di questi 4 segni zodiacali,
Acquario, Toro, Leone e Scorpione. O averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco appunto di questi segni appena menzionati nei pianeti principali che strutturano la personalità. Vi faccio un esempio: potrebbe appunto essere del segno del Leone e avere la Venere in Toro e l'ascendente in Scorpione. È un esempio. D'accordo? Dunque, a questo punto cerchiamo di capire, dopo questo meraviglioso appunto immediato futuro e questo meraviglioso incontro, come procederà appunto la vostra vita sentimentale. Vediamo un po'. E qui abbiamo il Re di Bastoni. Questa è una variante bellissima, Il Re di Bastoni rappresenta un uomo tremendamente focoso, un uomo forte, un uomo coraggioso. Tra l'altro Bastoni, che riporta ovviamente ai segni di fuoco il leone che abbiamo appunto poco fa menzionato, un uomo molto coraggioso, un uomo determinato, un uomo che ovviamente sa ciò che vuole, un uomo in grado di conquistare ovviamente tutto ciò che vuole, un uomo che non teme i propri sentimenti, un uomo che non ha paura dell'amore, un uomo che non ha paura in qualche modo di lasciarsi andare ai grandi sentimenti, alle grandi passioni. Anzi, il Re di Bastoni ama le grandi passioni, parliamo di bastoni. Quindi è un uomo che assolutamente saprà conquistarvi, non soltanto per il suo enorme fascino, perché generalmente il Re di Bastoni rappresenta un uomo molto bello, proprio a livello estetico, un uomo molto sexy, quindi perché no, assolutamente un ottimo compagno, ma anche, vi ripeto, una persona che vi saprà attrarre proprio perché è particolarmente forte e particolarmente coraggiosa. Il Re di Bastoni parla appunto di un uomo molto onesto, di un uomo pulito, quindi una persona completamente diversa rispetto a questo 7 di spade. Una persona che, diciamo, non è a livello anagrafico un ragazzino, una persona che generalmente, come tutti i re, si attesta tra i 40 e i 50 anni, quindi comunque una persona già saggia, una persona appunto matura, che obiettivamente ha anche un ruolo importante da un punto di vista professionale, quindi potrebbe essere appunto un capo, un superiore, un datore di lavoro, comunque un personaggio anche autorevole, perché no, anche un personaggio pubblico conosciuto, ma comunque sempre una persona molto onesta e molto leale. Una persona magnanima, una persona molto generosa che tende ad aiutare gli altri. Vi ripeto, una persona molto forte e anche un ottimo consigliere, quindi una persona che potrebbe anche aiutarvi appunto in futuro per quanto riguarda appunto delle vostre questioni personali. È una persona che ha un grande equilibrio interiore, quindi una persona che non ha bisogno di mezzucci per conquistarvi, non ha bisogno di menzogne. Questa è una persona riuscita, una persona di successo, è una persona soprattutto molto fedele e che vede nell'onestà, nella trasparenza, nella lealtà e nella fedeltà ovviamente dei principi cardine. È una persona anche molto attaccata alle tradizioni familiari, quindi potrebbe essere anche una persona molto legata ovviamente alla propria famiglia di origine. Ovviamente, essendo appunto una persona anagraficamente matura, potrebbe avere già un matrimonio finito ovviamente alle spalle e dei figli. Ecco, è molto legata questa persona anche ai propri figli, d'accordo? Ma comunque è una persona che con voi sarà totalmente sincera, leale e onesta. Questa è effettivamente la persona giusta per voi. È una persona che vi porterà, vi ripeto, grande desiderio fisico, è una persona che vi saprà assolutamente soddisfare, è una persona molto coraggiosa, è una persona dinamica, è una persona anche molto intelligente, ma soprattutto una persona pratica. Parliamo di bastoni, quindi è una persona proprio che farà il caso vostro. Voi, ve lo dicevo, con il 9 di Pentacoli avete bisogno di una persona che vuole esserci, che ci sarà, che prenderà in mano concretamente la vostra storia. Ebbene, questo Re di Bastoni lo saprà fare assolutamente in pieno. Quindi vi ribadisco anche le tempistiche comunque veloci, grosso modo appunto rapide, della carta del mondo. Qui ci sarà una vera e propria evoluzione, anzi direi rivoluzione
nella vostra vita, perché obiettivamente l'ingresso di questo re di bastoni sicuramente vi farà bene al corpo, al cuore e all'anima. D'accordo? Questa è una persona che, vi ripeto, potrebbe arrivare da un matrimonio chiuso alle spalle, perché la carta del mondo parla anche di questo, vi ripeto, di una storia che si chiude per aprirsi al nuovo, quindi potrebbe essere una persona che arriva da un divorzio, ma non sarà una persona scioccata dal passato, anzi è una persona che vuole andare avanti, vuole ricostruirsi una vita e lo farà con voi. Quindi questa è la persona giusta per voi. Vi ripeto, aspettatevi sicuramente un'evoluzione importante a partire ovviamente da un lasso di tempo compreso tra le prossime 3 settimane e i prossimi 3 mesi, con grande attenzione per il periodo della primavera, che vi viene ribadito ovviamente anche dal re di bastoni. D'accordo? Quindi sarà veramente la persona giusta per voi, una persona buona, una persona onesta, chiaramente, ma soprattutto una persona molto appassionata, che vi desidera molto e a cui voi piacerete molto, soprattutto da un punto di vista obiettivamente fisico. Cioè, con questo re di bastoni ci sarà tanta chimica, ma è proprio quella chimica che ovviamente voi vi state aspettando da tanto tempo, ve lo dicevo anche con questo 9 di pentacoli. Ecco, quest'uomo finalmente vi saprà in qualche modo donare ciò che appunto ovviamente voi vorrete, di cui avete ad oggi bisogno. È un re, ragazzi, soprattutto di bastoni, quindi è un uomo dominante, in pieno controllo delle situazioni, che non vuole subire e che quindi tenderà ad avere, diciamo, molto peso nell'ambito della vostra relazione, quindi tenderà a voler condurre la vostra relazione, ma sicuramente non in maniera dittatoriale e repressiva, assolutamente. È una persona comunque, vi ripeto, molto equilibrata e onesta, anche se, vi ripeto, è comunque pur sempre un re. È un re di bastoni, quindi attenzione alla gelosia di questa persona, perché potrebbe, più che essere gelosa, essere possessiva. Di conseguenza è una persona che vorrà e pretenderà da parte vostra lealtà e soprattutto fedeltà. Ma vi ripeto, è una persona che vi darà grande stabilità, molta passione, incontri indimenticabili, soprattutto, vi ripeto, da un punto di vista erotico. E scoprirete proprio in questa persona, vi ripeto, la persona giusta. Grande attenzione in particolar modo ai segni di fuoco, perché parliamo appunto di bastoni, quindi Leone, Ariete e Sagittario. Il Leone vedete già identificato appunto nella carta del mondo, e ovviamente anche in seconda battuta l'Ariete e il Sagittario. Quindi vi ripeto, potrebbe proprio appartenere ad un segno di fuoco o averne l'ascendente, o comunque, vi ripeto, avere un tema natale ricco proprio di questi 3 segni, in particolar modo, vi ripeto, il segno del Leone, nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quindi appunto Venere, Luna, Marte e Mercurio. Potrebbe avere per esempio l'ascendente in Leone e appunto segno zodiacale Ariete e appunto Mercurio o Marte soprattutto in Ariete. D'accordo? Dunque, questa seconda variante è stata molto bella, obiettivamente qui si parla di una vera e propria storia, si parla di una vera e propria frequentazione che vi soddisferà a pieno, tra l'altro ovviamente non tra tempistiche epocali, quindi grosso modo un massimo di 3 mesi, con particolare focus e attenzione ovviamente per quanto riguarda il periodo primaverile. Ma vi ripeto, qui c'è veramente la nascita di una storia e soprattutto una persona che vi renderà felici e che ovviamente saprà soddisfarvi ovviamente in tutto e per tutto. D'accordo? Dunque, ovviamente ragazzi, come sempre, voi sapete che io poi tendo chiaramente a rifare le stese, di conseguenza andremo ancora a tener d'occhio la situazione, ovviamente lasciando passare un certo lasso di tempo. Come sempre mi raccomando, mettetevi come priorità, godetevi ovviamente la felicità con questo meraviglioso, sensuale e focosissimo re di bastoni e soprattutto buona fortuna
e a presto!